Ciao, sono Lisa e lavoro come project manager per il Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci, ma nell'ultimo periodo, negli ultimi 6 mesi, ho collaborato con il collettivo Rewild Sicily all'interno di un contesto di un progetto di citizen science che si chiama Sicily's Indigenous Cyber Tracker. Il collettivo lo supporto però da più tempo rispetto a questi ultimi 6 mesi, quindi ho partecipato anche a delle attività organizzate da loro, come anche l'Anti-Wildfire Camp che si è svolto lo scorso luglio. Il collettivo Rewild intanto si pone l'obiettivo di promuovere un approccio tendente al rewilding del territorio naturale della Sicilia e per fare questo c'è bisogno della collaborazione molto stretta della rete sul territorio con chi il territorio lo abita, ed è per questo che le persone del collettivo si occupano quotidianamente di tessere questa rete e di costruire rapporti con pastori, pastoresse, cacciatori, forestali, contadini, chiunque sia che il territorio lo conosca bene come loro e che lo abbia a cuore. Tutto questo è nato proprio con lo studio sulla questione dei fuochi, degli incendi boschivi. Il collettivo ha fatto un giro per la Sicilia per mappare il territorio e per capire chi erano gli agenti coinvolti e chi erano gli alleati anche. E facendo così hanno conosciuto molte persone nel territorio e hanno intercettato i bisogni di alcune comunità. E una tra queste comunità è quella di Altofonte, con la quale il collettivo lavora molto bene e ormai si può dire che siamo amici, è un gruppo di persone con cui si collabora spessissimo, però non solo, anche a livello umano c'è un grande rapporto di amicizia e di rispetto. E quindi per esempio a luglio c'è stato questo corso di antincendio informale dal basso, tenuto dal movimento antincendio Ibleo, e si è svolto nel terreno di una pastoressa di Altofonte che è stata colpita dagli incendi del 2020 della Moarda e nuovamente quest'estate. Poi, oltre al corso antincendio, che poi si è sviluppato con tutta la comunità di Altofonte con un vero e proprio corso ufficiale antincendio per la protezione civile di Altofonte, organizzato dal collettivo Rewild, abbiamo portato avanti un progetto che si chiama Sicily's Indigenous Cyber Tracker. L'abbiamo rinominato in italiano Custodi Territoriali. È un progetto che si pone l'obiettivo di mappare il territorio secondo 3 categorie principali, che sono fuochi, incendi boschivi, fauna selvatica e uso umano del territorio, e per fare questo abbiamo chiamato a raccolta proprio loro, chi il territorio lo abita e lo cura, e quindi pastori e pastoresse, lo specifico perché appunto una pastoressa molto amica è una donna, cacciatori in quanto estremamente bravi nel conoscere il territorio, soprattutto la fauna, e forestali e vigili del fuoco che conoscono il territorio per il loro lavoro. E anche persone della protezione civile antincendio boschivo. La maggior parte di queste persone non sarebbe venuta al training se non ci avesse conosciuto già da prima e se non si fosse fidata. E a me piace pensare che quando si lavora con delle persone che non fanno il tuo stesso lavoro, noi spesso lavoriamo con altre persone di altre organizzazioni che si occupano di progetti europei e quindi ci si capisce molto velocemente. Però se lavori con una pastoressa o con un cacciatore che non ti conosce, si deve prima fidare di te, giustamente. E quindi a me piace pensare che è quello che crea rete, poi alla fine è la fiducia che si crea tra le persone del collettivo e tutti gli amici e le amiche che si sono aggiunte. Si cerca di dialogare. Il training, che
che era nato come un modo per imparare ad utilizzare un'applicazione per mappare il territorio, in realtà è diventato semplicemente un modo per creare dialogo. E quindi mettere insieme in piccoli gruppi un pastore, un cacciatore, una guardia forestale e una persona del collettivo. All'interno del collettivo ci sono per esempio persone esperte naturaliste, ci sono io che sicuramente non sono naturalista, mi occupo di tutt'altro. Metterli insieme per interpretare il territorio, e il training si è basato su questo, cioè sull'interpretazione delle tracce e dei segni lasciati dagli animali o dagli incendi, ma era un modo per creare dialogo. Quindi in realtà la base è quella, la base è mettersi a un tavolo tutti insieme a parlare, indipendentemente dai propri ruoli, dei bisogni e di come ottenere quello di cui c'è bisogno a livello di sviluppo del territorio, di prevenzione degli incendi e di protezione della natura. Io lo penso, sì, assolutamente, proprio per quello che dicevamo, perché indipendentemente dagli indicatori che hai all'interno di un progetto, che sì, vanno rispettati, ma a volte ti deviano un po' l'attenzione, loro restano fedeli all'obiettivo generale, che è quello del rewilding. Per loro l'obiettivo è il rewilding, che è un'interconnessione tra uomo e natura volta alla rinaturalizzazione, ma che non escluda l'uomo dal quadro. Quindi per fare questo deve essere una natura abitata, però ogni piccola goccia che mettono comunque ha quell'obiettivo generale, e secondo me sì, è una buona pratica.